Questo è sicuramente un piatto divisivo, quindi siete impressionabili? Saltate questo piatto qua. Non siete impressionabili? Vediamo che cosa succede e quali sono le sensazioni. Siete pronti ragazzi? Oggi video super, Viewer discretion is advised. Preparatevi perché questo posto non fa cucina di avanguardia, di più. È sicuramente un posto divisivo. Quindi se tra il pubblico c'è qualcuno di suscettibile, noi vi abbiamo avvisato. Franci con lo zaino. Piano live. Yes, it's me. Ok. Attendere prego, ma con aperitivo. Avete a disposizione 4 sottotitoli. Come faccio ad attivarli? Dovete cliccare sulla rotellina e vi compare la scelta tra italiano, inglese, spagnolo e francese. Ci troviamo anche oggi in un altro tempio della cucina mondiale. Questo posto potrei dirvi che ha 2 stelle Michelin, ma è riduttivo perché in realtà dietro ai piatti che mangeremo oggi c'è uno chef che si chiama Andoni Luis Aduriz. Tecnicamente dovrebbe presentarsi da solo, ma per chi di voi non lo conoscesse, È uno degli chef più influenti a livello mondiale. Il Mugaritz è da più di un decennio che è stabile all'interno della 50 Best Restaurants e sostanzialmente è ritenuto uno dei rappresentanti più importanti, se non il più importante, della nuova cucina basca. Franci, prima di venire qui abbiamo preso un po' di appunti perché credo che in questo posto ci serviranno. Un pochetto. Un hummus di ceci verdi, dopo un classico, il burro e il cipollino, anche il timo gelato, ma non si mangia, è solo il sapore, ok? Primo il timo perché è gelato. Questo sono andata a sbirciarlo sull'internet. L'obiettivo di questo piatto era ricreare la brina che si crea sui prati in primavera, far rivivere quell'esperienza che dura pochi attimi, quel momento di passaggio tra la notte e il giorno. Mi spiazza molto questa cosa. E siamo solo al primo boccone. E non vi so dire di che cosa sia fatta la brina sopra. Incominciamo a stimolare le prime discussioni nei commenti sul fatto che sto... Ciucciando un cespuglio. Non sai bene che cosa farci. Quello sopra non è ghiaccio, è una sorta di gelatina che simula il ghiaccio. Ovviamente il sapore di timo è molto intenso perché è un blocco di timo, quindi ci sta. Vado di pisellini. Secondo me la finalità del cespuglio di prima era prepararti la bocca per questo boccone di modo tale da creare una sorta di fil rouge. Questo boccone qua buonissimo. Vado direttamente anche con quello dopo, che è meraviglioso. È come se fosse un mazzo di erba cipollina che poi è stato tagliato in modo trasversale. Super intenso, buonissimo. Ovviamente ragazzi vi deve piacere il gusto di cipolla, perché più masticate più vi si riempie la bocca. Lo sento fino a qua. Ok, stasera non ci baciamo. Ci spostiamo dentro. Anche dentro tanta roba. Chiediamo di porgere le mani. Questo è un piatto che ci riporta un po' al passato, un piatto che tutti quanti abbiamo provato, però che non ci ricordiamo. Quello che vi chiediamo è di ripetere questo gesto molto naturale e di godere. La gasa que se utilizaba antes, antiguamente, para atrapar a los niños, porque es la textura más parecida a la piel humana. Eravamo un attimino in difficoltà con la gestione delle camere perché dovevamo prendere in mano questa tetta, diciamo così, e contemporaneamente filmare. E se non si fosse capito, era lo chef Aduriz. Cosa fa? Devo ciucciare? Credo di sì, Giano. Che cosa pazza. Non sono tanto nel mio, ragazzi. Allora, come inizio non c'è male. Oddio, con un inizio così non so cosa aspettarmi dopo, raga. Questo materiale ovviamente non si mangia, però anche lui ha un profumo che ricorda il latte. Secondo me qua la sensazione che hanno cercato di ricreare è quella del gesto materno di quando vieni allattato, fondamentalmente. Abbiamo una zuppetta fredda di ostriche, il brodo è un brodo di cipollotto, le ostriche sono di Oleron, a nord di Bordeaux. In accompagnamento il nostro cocktail della casa sempre a base di ostriche mini. We will accompany the oysters in the cup with this champagne. It's a little winemaker from Reims Mountains, from Bersenat. This town is famous for making Pinot Noir Grand Cru. 70% of the Pinot Noir with 30% Chardonnay. But the most important of this champagne is the dosage. It's filled with all Pinot Noir. Il menù si chiama Ricordi dal futuro, è il menù che è stato confezionato in occasione del 25esimo anniversario della nascita del ristorante. Invece l'abbinamento vini che farà Giano è tutto dedicato ai vini locali, selezionati apposta per il Mugaritz. Ok, assaggio questo brodino. Dobbiamo ballare, balliamo. Dobbiamo ballare, balliamo. Ragazzi, secondo me qua le mani sono d'obbligo,
perché ogni volta che ti mettono il tovagliolino, inquadra il tovagliolino già, no? Hai il permesso. Questa è una regola generale. Il brodino è acido, leggermente dolce, l'ostrica è salata, ovviamente, e devo accompagnare frizzante, sapido perché c'è un'altra ostrica qui dentro. Ah, c'è un'ostrica nel vino? Più di una. Non l'avevi vista già, no? Questo particolare dell'ostrica nel vino me l'ero perso, devo dire. Questo glossario potrà aiutarvi nel descrivere più completamente la vostra esperienza. Le scritte sono state elaborate appunto a partire dalle emozioni che ci hanno regalato i clienti dell'anno scorso. Ci sono degli spazi bianchi così che voi potrete trovare lo spazio per potervi esprimere. Qua mi trovo nel mio, al contrario della tetta. Alla tetta ci penso io, non ti preoccupare. Mi fa strano, se devo dirvi, dover pescare l'ostrica con le mani, però è anche divertente. Magari non dovevamo prenderle con le mani, ma dovevamo berle direttamente col brodo. E fu così che vennero cacciati alla seconda portata, per utilizzo improprio delle dita nel piatto. Brodo freddo e acidino, ostrica salata. Ovviamente le ostriche sono piccoline, di modo tale da poter essere dei bocconi che potete recuperare sia dal bicchiere che dal piatto. Molto buono. Mi ha fatto molto ridere che quando è arrivato prima lo chef, Franci gli ha detto: se preferite parlare in spagnolo per noi non c'è problema. E lui ha risposto: no, ma non avete capito, io non voglio proprio parlare. Parlare in spagnolo? No lo comprimos No quiero hablar en nada. No. Che secondo me fa parte anche un po' della filosofia di questo posto, dove sono i piatti che devono parlare prima di tutto. Rompiamo le regole ed iniziamo da un vino dolce. In fronte a voi avete uno sherry, vinificato a Jerez de la Frontera, nella regione vitivinicola dell'Andalusia, elaborato a partire da uve Palomino, che non è troppo dolce grazie al suolo, che si chiama Albarizza, consistente in più del 50% in gesso bianco, dando così una spina dorsale sapida a questo vino, che è davvero presente e giocosa in questo bicchiere. Di questa precisa linea furono prodotte solamente 160 bottiglie. Questo devi assaggiarlo. In fin di bocca ti arrivano 4-5 sensazioni diverse al palato. Continuiamo con questi due piatti. Sul piatto nero di pietra abbiamo il nostro risone italiano, la pasta che assomiglia come forma e consistenza al riso, che viene inoculata con il koji, che è l'Aspergillus oryzae, il fungo che si utilizza per creare la fermentazione del sake, trasforma il riso in questo sapore dolce. C'è una crema di pinoli tostati e sopra dei pinoli caramellizzati. Un bonbon di spinaci, all'interno c'è una crema che è il classico pil dei Paesi Baschi, con dentro una brunoise di pinna natatoria del baccalà. Sopra c'è una riduzione di Pedro Jiménez e dell'uva passa che viene macerata nello stesso Pedro Jiménez. Non vedo l'ora di scoprire come i sapori si combineranno in bocca, perché l'abbinamento con questo vino passito con un prodotto che è un'elaborazione delle muffe, secondo me è una roba che ti fa esplodere. Quindi io sento anche la mandorla, non soltanto il pinolo, perché ha detto che era una crema di pinoli. Lo abbino con il vino, l'abbinamento di questi due bocconi è super divertente. Vabbè, andiamo di baccalà. Raccogliamo, è molto cremoso. La parte ferrosa dello spinacio aiuta a smorzare l'elemento dolce che dopo il primo boccone forse sarebbe troppo importante. Buono, interessante. Questo vino è incredibile. Ha un sentore affumicato, ma in realtà ti esplode in bocca quando l'hai già mandato giù. Cioè sul fin di bocca vengono fuori 3 o 4 sentori diversi, il caramello, il toffee, è veramente pazzesco. Io seguo le istruzioni di Franci e mordo a metà, adesso farò un danno. Questo è indubbiamente il boccone più goloso tra i due. L'uvetta passa dolce e la crema di baccalà grassa interna sono una combo perfetta. Dovete sapere che questo ristorante rimane chiuso per 6 mesi, di modo tale da studiare i nuovi piatti e riaprire da aprile ad ottobre. Andiamo con un bel vino rosato, elaborato nella Ribera del Duero a partire da un uvaggio di vitigna bacca rossa come Tempranillo ed Albillo e varietà autoctone a bacca bianca, e questa tradizionale usanza in loco è chiamata claret. E questo vino rosato ha delle note di vaniglia ma altresì di lieviti. Il vino sta a contatto con questo velo di lieviti spontanei chiamato velo de flor, che contemporaneamente possono proteggere il vino dai processi ossidativi ed altresì impartiscono queste note olivastre e salmastre. Continuiamo con il nostro tempe di fagioli verdi. È un tempe che viene inoculato con Rhizopus oryzae e lo serviamo con una emulsione di corallo di granchio reale. Ok, tempeh con granchio, la riassumo così. Proseguiamo con le mani, ragazzi, stiamo andando sempre di mani. Il tempeh è pastoso in bocca, ha un sapore leggero e gli viene in soccorso questa salsa di granchio che invece è super saporita. Sopra il tempeh c'è questo leggero velo di muffa, direi, un boccone molto buono, che andremo a restituire pulito. Lo chef è sicuramente un pioniere
pioniere per quanto riguarda la sperimentazione in tutto quello che è il mondo delle muffe. Questo è il marmitaco, è molto tipico di qua, è un piatto. E questa è la patata al zafferano con il koji, che è l'Aspergillus oryzae, è un funghi. Insieme il tonno locale, il bonito, in kombujime. È una tecnica giapponese di fare il bonito in kombu, nell'alga kombu. Dal medesimo fungo con il quale in Giappone usano produrre il koji, abbiamo pensato di abbinare il sake, non soltanto uno, due. Entrambi furono elaborati a partire dalla più nobile varietà di riso con la quale per tradizione in Giappone si suole appunto produrre il sake, dunque Yamada Nishiki, ma anche Omachi, che è la più popolare, ma la differenza tra i due è il grado di pulizia del chicco di riso. Il primo pulito per il 50% e va a parlare della croccante freschezza della mela verde. Il secondo, pulito soltanto il 25% dell'intero chicco, assume un profilo molto più dirty, diciamo, che va a parlare delle note cerealose della crosta di pane di semi. Francesco, io questo vino non l'ho neanche, l'ho solo guardato. Grazie Billy, grazie. Adesso anche basta Billy. Lo sai Billy che sei veramente una ragazza straordinaria. Questo fake nigiri Franci si accosta con 2 sake. Chissà se riesce a lasciarmene un sorsetto di uno dei 2. Mi spiazza molto perché ero convinta che fosse una preparazione con le patate e invece è a tutti gli effetti una patata vera. Se non sbaglio questo è quello... Oddio, non me lo ricordo più. Ve lo dico subito un attimo. Pensavo di poter riconoscere tra quello più lavato e quello meno lavato. Ma infatti onor del vero, quando hai assaggiato il secondo ho detto adesso mi tira fuori le differenze tra i due, e invece le differenze tra i due sono nette. Il secondo è molto più avvolgente del primo. Poi addentrarmi nelle caratteristiche tecniche, non addentriamoci. La parte di riso, che a tutti gli effetti è mancante, viene sopperita dal sake, che è una bevanda ricavata dalla fermentazione del riso, nel caso in cui alcuni di voi non lo sapessero. La cosa che ho trovato interessante è che l'elemento sottostante, il tonno, che era in questo caso patata, aveva un sapore neutro, così come è neutro generalmente il sapore del riso all'interno del nigiri. Girettino in cucina. Questa è la cucina di servizio, una delle 3 cucine. Abbiamo questa cucina qui, al piano di sotto una cucina di produzione, una cucina dove facciamo tutte le fermentazioni e queste cose un po' più particolari. Qua è dove si svolge solo interamente il servizio. Quindi c'è l'assemblaggio dei piatti sostanzialmente. Sì, qua c'è l'assemblaggio dei piatti e finiamo tutto qua. Non si fa produzione perché vogliamo dedicare tutta la cucina solo a questo, così possiamo mantenerla più pulita possibile, mantenere i dettagli super affinati. Qua ci sono tutti i ragazzi di servizio della mattina, perché noi lavoriamo in 2 turni e quindi abbiamo 2 brigate, diciamo. Qua i ragazzi, quelli che stanno dentro, sono gente che vengono a fare il tirocinio qua. Non è come nei classici posti che tu arrivi e inizi da super zero, no? Diamo la possibilità ai ragazzi di toccare con le proprie mani e noi siamo responsabili, stiamo un po' dentro, un po' fuori, che tutto sia alla perfezione. Durante la mise en place ci sono vari checking di tutti i piatti, si provano tutte le salse così che tutto sia perfetto, però mi sembra una cosa bellissima, perché io ho iniziato qua facendo il tirocinio, perché noi facciamo anche, turniamo molto i ragazzi, quindi magari si fanno un mese nella partita dei secondi e poi passano nella partita dell'orto. Ok. Il prossimo piatto è un piatto un pochino tricky e un pochino misterioso, che richiederà un piccolo vostro sforzo per indovinare l'ingrediente segreto, e quindi abbiamo pensato di abbinare un vino altresì pazzerello, una cuvée crazy elaborata da Mario Rovira, che è un amante dello sherry, che ha deciso di produrre questo particolare vino per il progetto Vis-à-Vis in 3 differenti punti di Spagna. Arrivano le posate. È un cetriolo di mare con una salsa di escabeche. Qui si chiama pepino de mar, lo friggiamo e facciamo una tempura. La salsa è un escabeche, ossia verdure con aceto. Sopra poniamo una flora, estragon, e questo fiore arancione è una salvia africana. Non è che se nei piatti precedenti si potevano usare le mani, allora si possono usare le mani sempre, se t'han portato le posate. Facciamo un commento generale su questo ristorante. L'obiettivo dello chef non è quello di compiacerti, ma di andare oltre quelle che sono le consuetudini per spingersi alla sperimentazione estrema, fino a quel confine tra buono e non buono. Uno dei piatti
che potrebbe essere simbolo di questa sperimentazione è il cetriolo di mare, che non è che uno quando lo vede ha proprio tanta voglia di mangiarlo. Proviamo a essere una pagina bianca e a vedere che cosa succede. È buonissimo. Quando mi hanno detto vai al Muger Ritz, mi hanno detto ok, preparati ad assaggiare dei piatti che non sono buoni. Per ora piatti non buoni non ne abbiamo assaggiati. Questo è anzi molto goloso e il dragoncello sopra lo eleva al cubo. È impiattato molto bene, c'è questa cremina che sembrerebbe molto golosa, quindi tutto ti fa pensare che sia un piatto buono a vederlo. Sono molto schietto e diretto, ragazzi, non solo è buono, se non vi vengono a dire che questo è cetriolo di mare ne chiedete una secchiata. Questa è la dimostrazione che spesso siamo condizionati da quello che ci viene detto, e qui sono d'accordo con lo chef quando dice io non voglio parlare, faccio parlare i piatti. Poniamo un pochino di tannino sulla tavola con Pago de Carrovejas, un vino bordolese ma stilo spagnolo, perché contiene per l'85% della cuvée il Re Rosso di Spagna, il Tempranillo. Restante parte Merlot e Cabernet Sauvignon vinificati nella Ribera del Duero. Questo vino ha degli aromi di marasca e di ciliegia nera, altresì di prugna nera, che possono andare davvero molto d'accordo e portare il vostro palato in un valzer di piacere con il seguente piatto, base di carne. Qua abbiamo il primo, una molleca, che è l'animella del cuore, una cottura con fin, in modo che all'interno rimanga bella morbida, e dopo viene fritta. I ritagli si friggono anche quelli, in modo da fare come dei crouton, e poi con dei germogli misti. La salsa è un fondo di carne, di manzo, con un fondo di baccalà. Di qua invece abbiamo la coroba, sarebbe la gobba, qua la chiamano coroba però in realtà è la spalla. Viene cotta a 55 gradi in modo che rimane rossa. Sopra la salsa un fondo di manzo con della cipolla caramellata, funghi finferli. Non ci sono le posate, ragazzi, bisogna andare di mano su tutto. A me piace un sacco questa cosa. Meglio, preferisco. Mi volevo tirare sulle mani, se ci riesco. Addirittura, cosa devi fare il prelievo? Molto molto buono, ragazzi. Lo rotolo per così. Ok, non so bene come sia possibile mangiarlo in modo elegante, ma ragazzi... Effettivamente ho dovuto chiedere, ragazzi, perché mi è venuto il dubbio che forse si fossero dimenticati le posate in un posto del genere. Se non ti portano le posate, non chiedere. Vuol dire che queste sono le tue posate. Si scioglie in bocca, è grassa ma è un grasso piacevole che condisce la carne. Ragazzi, vale un po' il commento del piatto precedente, del cetriolo. Ah, l'animella di cuore. È un piatto pazzesco, ragazzi. Vi direi quasi non fatevi descrivere i piatti, mangiate e basta. Devo dire che il motivo per cui ho chiesto sul tema delle posate era più che altro per questo piatto, dove sicuramente in qualche modo me la cavo, vi pare che non riesco a mangiare con le mani. Forse lo fanno anche per metterti un po' alla prova e per capire qual è il tuo quoziente intellettivo. Quello del talento, ragazzi, non è una cosa per tutti. No vabbè, ma questo qua fa paura, è buonissimo. Questo fondo che sa di carne, grazie. Anche se preferivo ciucciarmi le dita, però grazie. Questo fondo che sa di carne è buonissimo, i funghi, la carne cruda che c'è sotto, il piatto più buono che è arrivato finora. Davanti a voi nel piatto d'oro una pesca di stagione che ce la porta un produttore locale molto piccolo, viene cotta al forno e sotto troviamo un pesto di verbena odorosa, che è questa pianta mediterranea molto citrica, e clorofilla di spinaci e pinoli tostati. Nel piatto nero di pietra troviamo quello che possiamo definire come una rivisitazione di una pizza. Sotto la cappa di micelio che vedete c'è del pomodoro che viene fatto seccare in forno, poi viene inoculato con il Penicillium roqueforti, il fungo che cresce sopra il roquefort. Alla base c'è una salsa di pomodoro concentrato e una foglia di basilico cinese. L'enologa che è dietro appunto questa bottiglia da me è molto stimata, e sto parlando di Veronica Ortega, una delle migliori produttrici vitivinicole di Spagna. Decise di applicare tutti i segreti appresi da lei con il vino nero alla Mencia. Questo vino rosso è elaborato a partire da un 90% di questa reginetta, restante parte varietà a bacca bianca locali, per appunto aggiungere degli aromi floreali in più a questa cuvée, note di iris blu ed anche di sensazioni lattiche nella bocca date dalla fermentazione malolattica avvenuta spontaneamente in barrique, che potranno pareggiarsi molto bene con il vostro Roquefort Tomaten. Una pesca e una pizza è l'ultima cosa che avrei pensato guardando questi piatti di primo acchito. Lo capiamo, questi piatti sicuramente alla vista non sono appetitosi come la lasagna della nonna, ma ragazzi, commentare è meglio mangiarsi un panino con la mortadella equivale a commentare una persona che vi sta parlando di Kant e voi gli dite
ma io preferisco leggere Topolino. Ci può stare che ti piaccia leggere Topolino quando sei sulla spiaggia a prendere il sole, ma qua stiamo facendo tutto un altro discorso, quindi io ve le seguo quelle di Tina, ve le seguo tutte quante. Oggi Franci è molto polemica, io fossi in voi me ne starei al mio posto, perché ho un po' paura io che sono seduto qua di fronte. Bisogna partire prima con la pesca di... Oddio, come faccio? Sono consistenze e gusti che insieme fanno cortocircuito, perché quello che tu vedi non è quello che succede nella tua bocca e quindi rimani assolutamente spiazzato. È buonissimo. A me questo piatto a prima vista sembrava qualcosa di panoso, invece è una pesca. La pesca ovviamente è molto dolce, però va a contrastarsi perfettamente con questo pesto e questi grani di sale che ci sono sopra che vanno a bilanciare il morso. Oh! C'è una fogliolina, il gusto di pomodoro si sente? Non lo so, ci devo ragionare su questo piatto. E alcuni piatti li capisci dopo un po'. Non è sicuramente una cucina immediata, ragazzi, questa. Ho capito, come al solito ti devo togliere io le castagne dal fuoco. Il pomodoro all'interno ha una sua cremosità dettata da qualche altro ingrediente che è mixato insieme, oltre alla muffa esterna che fa da guscio. A me ricorda il condimento di una pizza, molto buono. Con il seguente piatto andrete ad assaporare la pelle del Mugeritz. Pertanto abbiamo pensato di non abbinare un vino questa volta, bensì una sidra di mele criocongelata, prodotta ed elaborata a partire da 13 differenti varietà di mela che furono raccolte, dopodiché pressate e il succo fu criocongelato per meglio appunto concentrare aromi e zuccheri. Qua cerchiamo sempre di metterci nei panni degli altri, quindi vi vogliamo mettere un po' nei panni di quello che è la cultura basca. Abbiamo questa pelle che ricopre questo piatto che è la faccia, che è fatta con sidra, quindi sidra di mele, e nel piattino a lato troviamo una emulsione di cistorra, che è questo salume tipico dei Paesi Baschi, e dei crostini di pane. Quindi quello che vi consigliamo è di staccare la pelle Con le mani. tutto con le mani, passarla per l'emulsione di cistorra e poi nei crostini di pane. Questo è sicuramente un piatto divisivo, quindi siete impressionabili? Saltate questo piatto qua. Non siete impressionabili? Vediamo che cosa succede e quali sono le sensazioni. Sì, ma Franci, tu devi avvisare prima che arrivi il piatto, non dopo che l'hanno già visto. Ormai l'hanno già visto. Ma secondo me ora che lo mangiamo è peggio. Ah, tu dici che è peggio? È perché adesso ci tocca spellare questa faccia, quindi ragazzi, noi ve lo abbiamo detto e poi non mi dite non ve l'ho detto. Ok, perché devo cominciare io? Non lo so se sto rendendo giustizia al piatto dello chef. Questa è la mia modalità di approcciarlo e faccio del mio meglio. Questa emulsione è sicuramente gustosa, è fatta con un salume tipico locale, piccantino. La pelle, che è fatta con il sidro, non ha un sapore particolare. Detto questo, non so se possiamo definirlo esattamente goloso come piatto. Siete pronti? È che non so se sono pronto io, quello è il fatto. Sì, di fatto è come spellare la faccia di qualcuno e la consistenza, ragazzi, è quella di una gelatina alla fine. Avete presente quando vi abbronzate e poi vi spellate? Ecco quella. E vabbè, ma non si può dire niente, madonna mia. Questa pelle esterna sa di gelatina e vira leggermente sull'acido, probabilmente per via del fatto che è fatta di sidro. Al contrario, questo condimento fatto dal salume è salato e grasso e compensa bene. Sì, qua dovete un po' paciugare fondamentalmente. Vi confesso che è il piatto più spiazzante che abbia mai mangiato, anche più di quelli mangiati all'Alchemist o da altre parti, perché effettivamente l'impatto visivo quando prendete questa gelatina è abbastanza pesante. Wow, ma in realtà il piatto è buono. Dovete proprio fare lo sforzo mentale di superare il fastidio che provate da un punto di vista visivo e da un punto di vista tattile per passare esclusivamente alla sensazione gustativa. E secondo me questa è una provocazione dello chef. Ti porta una roba probabilmente sgradevole alla vista, quasi sicuramente sgradevole al tatto, che però poi quando la mangi è buona. Andiamo in 100% Galizia con piatti e vini. Qui presento questi due vini, un bianco e un rosso. Il bianco fu prodotto in Rias Baixas a partire dal principino per eccellenza di questa regione vitivinicola, l'Alvarinho, che è una varietà bacca bianca molto ricca in acidità, con aromi di succo di limone, succo fresco di ananas, quindi molto estivo come varietà, e di pompelmo rosa, ma altresì in spagnolo si dice di grassa, che meglio fa intendere questa parola, queste sensazioni soft, velvety
sensazioni in bocca date appunto dai 12 mesi spesi in barrique bordolese da 225 litri. Mentre nell'altro calice un vino rosso vinificato in una delle zone più eroiche, a dir poco, di questa penisola, che è appunto la Ribera Sacra. Il 90% dello stesso è stato elaborato a partire da Mauraton, una varietà autoctona della zona, e un 10% di Garnacha Negra, una delle rarissime varietà a bacca rossa che detiene la polpa all'interno, rossa altresì come la buccia. Si esprime su note di eucalipto che possono pareggiare molto bene i sentori mentolati del prossimo piatto. Questo è un piatto molto particolare. Qua nel País Basco è molto tipico mangiare la cococha. La cococha è la guancia del merluzzo. È una textura gelatinosa molto particolare. Facciamo uno studio di cosa possa fare la funzione della nuova cococha, e questa è la testa del polpo, unicamente la pelle della testa del polpo. La storia è che si buttava la cococha, si buttava tutto, si mangia solo i tentacoli. Innanzitutto la pietra è calda e un'informazione di servizio, è la prima volta che abbiamo una posata. No, mi trovavo bene con le mani. Però, giusto per rimanere nel mood, mi aiuterò con il dito. Tac. Questa è la testa del polpo che solitamente viene buttata via. È buonissima. A differenza di Franci, sono stato in grado di prenderlo senza l'utilizzo del dito. Si può fare. Non capisco onestamente perché venga buttata questa parte, perché mi sembra davvero molto buona. Andiamo un pochettino più a sud rispetto alla Galizia, e precisamente in Portogallo, con questo Tony Port vinificato da Niport, uno dei più importanti produttori di questa tipologia di vino fortificato nel mondo. Abbiamo deciso di abbinare questa colheita, quindi questa annata 1998, perché quest'anno è la ricorrenza del 25esimo compleanno del Mugeritz, e si pensi al fatto che le uve furono pressate a piedi, quindi immaginiamo l'arduo lavoro e sforzo dietro questo piccolo calice di vino. Altra cosa che mi piace molto è il fatto che in quest'ultimo piatto di polpo ci sia stato portato in abbinamento sia un vino rosso ma anche un vino bianco, a testimonianza del fatto che questo è un posto dove l'idea è andare al di là di tutto ciò che siamo abituati a pensare e a credere quando si parla di cibo e di vino. Col bianco ci va il pesce, con la carne ci va il rosso, ma chi l'ha detto? Continuiamo la nostra esperienza. All'interno del piatto nero troviamo una panna cotta di latte di capra con un fondo di agnello. Le foglie che vedete sono erba terrestre, che è una foglia che sa moltissimo di agnello, e nel piatto bianco un piatto che ricorda un po' le vecchie abitudini dei contadini che tornavano a casa dopo una giornata di lavoro pesante, inzuppavano il pane all'interno del vino, il pane lievito madre che viene messo a marinare nel vino e poi viene fatto caramellizzare per 72 ore in forno, quindi tutti gli zuccheri del vino si concentrano, si ossidano, quindi abbiamo questa ossidazione anche del pane. Possiamo definire una scarpetta 3.0. La cosa interessante è che proprio in ottica di sperimentazione dal punto di vista dei sapori vengono proposti due vini in abbinamento proprio per far spaziare da un punto di vista di esperienza sensoriale la persona che si siede al tavolo provando due abbinamenti diametralmente opposti. Vado con la scarpetta 3.0. È molto particolare perché ha perso quasi totalmente la sua connessione con il pane, è dolce, gelatinoso, è un esercizio stranissimo. Vado con la panna cotta. Ogni volta lo spiazzamento è dettato dal fatto che quello che stai mangiando ha un gusto e una consistenza che non ti aspetti, soprattutto nel momento in cui sono abbinate, perché questa è una panna cotta che è salata e che sa di carne, ti va in cortocircuito il cervello. È molto piacevole il sughetto in cui è immersa la panna cotta. Questo sa di carne e questo è dolce. Sì, praticamente questo è un pane che ha perso quasi completamente, sia da un punto di vista visivo che da un punto di vista di sapore, quello che noi conosciamo essere il pane. Continuiamo con alla base il raigorri, è un pesce tipico di qua che è molto simile alla nostra gallinella. Alla base c'è un pralinè di mandorla e le pelli essiccate dello stesso pesce, e sopra i fiori che vedete sono fiori di carota selvatica che li raccogliamo noi qua nella zona attorno al ristorante. In questo caso Abel Mendoza ha ben pensato di produrre una cuvée bianca per il progetto Vis-à-vis in San Vincente della Sonsiera, a partire da 4 varietà bianche: Tempranillo, Blanco, Garnacha Blanca, Viure e Torrontés. Mi piace pensare appunto che l'etichetta voglia rappresentare l'importanza del fattore umano nella produzione vitivinicola, perché ci sono queste due manine che stanno giocando con varietà a bacca bianca in uno scenario di rosso che è la Rioja. Siamo di nuovo ritornati a situazione no posate e dobbiamo confessare che abbiamo ridotto la tovaglia un po' un disastro, ma penso che qui siano abbastanza easy. È esplosa qualche granata qua.
Ho visto tovaglie ridotte peggio. Il pesce è tenerissimo, morbidissimo. Il contrasto con questa salsa di frutta secca rende la texture generale molto interessante. E hai rimacchiato la tovaglia. E tu non lo inquadrare. Il pesce è morbidissimo, super tenero e questa granella che c'è sul fondo e che c'è anche un top lo rende squisito perché all'interno c'è, credo, la pelle o comunque sa di pesce in qualche modo. È salata, ha un sapore goloso e mangiarla con le mani mi piace. Concludiamo il maridaje, l'abbinamento cibo-vino, con due vini completamente differenti. Ma questi due vini hanno un punto in comune, la famiglia, perché sono stati elaborati dai fratelli Palacios, due tra i pionieri della viticoltura moderna spagnola, a partire dal re bianco di questa reale, il Godello, che fu appunto incartato su radici di palomino ultra secolari. L'etichetta vuole rappresentare il suolo, molto ricco in quarzo e in granito, necessario per dare la giusta spinta sapido minerale a questa cuvée molto ricca e suave. D'altro canto abbiamo il fratello rosso, con le due più importanti uve a bacca rossa, Carignana e Garnacha Negra. Questo suolo è fenomenale da vedere, riflette la luce solare che è una meraviglia, sembra un diamante, che riesce a catturare il calore del giorno per regalarlo all'apparato radicale, dunque alla vite, di notte, assicurando così una maturazione perfetta. Abbiamo un fake nigiri, il secondo. Nella base è formato di questa fideuà, una paella, ma con esattamente con i noodles anziché il riso, e sopra appunto c'è questo lobster crudo, mentre d'altro canto abbiamo un elogio al maiale. Ci piace mangiare la lonza di maiale o il prosciutto cotto, però non ci piace vedere la testa del maiale, no? E qui invece è un regalo, un elogio a tutto l'animale. Sulla sinistra la faccina del maialino è costituita appunto di pelle del viso del maiale infuso in miso, e d'altro canto abbiamo la lonza con questo printing che è stato realizzato con della paprika, che rappresenta appunto il nostro grazie a questo animale. Ragazzi, la fideuà la conoscete, se non la conoscete, link al video che abbiamo fatto a Valencia. È molto giapponese questo piatto, perché ha una spinta sull'acidità e sull'amarognolo che ti portano in Oriente. Passiamo al maiale, cominciamo con la faccetta del maiale, gommosa, salata, anche un che di formaggioso. Passiamo alla lonza, ha la consistenza di una bistecchina proprio, ed ha un tono affumicato, papricato, piacevole. Ho adorato veramente questa cosa che per diversi piatti ci sono stati portati degli abbinamenti vini rosso e bianco, proprio a dimostrazione del fatto che ci può essere un bianco e anche un rosso che stanno bene con lo stesso piatto. Terminiamo con questo ananas che viene inoculato con l'Aspergillus eoryzae, che sono i lieviti che si utilizzano per fare il sake. Questo gli apporta una consistenza diversa, aumenta il grado zuccherino dell'ananas. Una polvere di spezie che sono cardamomo, chiodi di garofano e cannella, per ricordare un po' quelli che sono i profumi del ronzacapa. All'interno del processo di fermentazione del ronzacapa vengono utilizzati i lieviti che si depositano sopra le foglie dell'ananas stesso. Questa invece è una sorpresa, la dovete srotolare e vedrete voi cosa c'è dentro. All'inizio avete bevuto e mangiato ostriche e champagne in una stessa coppa martini, no? Bene, qui l'opposto, perché stiamo dividendo letteralmente una pina colada. State andando a mangiare infatti l'ananas che Basaratta ha tagliato per voi, e avere questo rum vinificato da Lorena Vasca, l'unica donna master blender nel mondo che ha deciso di produrre questo rum in Guatemala a partire dalla medesima flora di lieviti che spontaneamente cresce sulla superficie delle foglie dell'ananas. Cuvée XO contiene rum che sono stati invecchiati da 10 a 25 anni in 4 tipologie differenti di barrique: sherry, whisky, cognac ed armagnac, acquisendo così le medesime spezie che appunto ritroverete sopra la vostra fettina di ananas: cumino, cardamomo, cannella e pepe giamaicano. È un ananas con la muffa sopra, raga. È buono. La muffa non ha particolare sapore. La finalità della muffa è quella di esaltare la dolcezza di base dell'ananas. Un commento in generale: se volete venire in un ristorante di questo tipo dovete essere aperti mentalmente ed essere interessati a essere spiazzati rispetto a tutti i piatti che vi verranno proposti. Se così vi divertite, altrimenti sarà una tortura infinita. L'unica nota che riconosco è una minore croccantezza rispetto a un ananas fresco. Si sente sia la nota muffata sia la maggiore avvolgenza palatale. Mi fa volare? No. Mi diverte? Un sacco. È vuota, è solo corda. No, non è solo corda, c'è una caramella di glutine all'interno, molto cremosa, molto acida, che ricorda quasi le note di un passito, le note di un'uvetta. Questo potrebbe non essere gluten free, vi avviso. È un sapore molto concentrato, che secondo me senti proprio la bocca che ti richiama ciò che è contenuto in questo bicchiere.
la degna conclusione di questo percorso. Questo spinge, Questo qua, se volevi non uscire ubriaco, bevi un mezzo dito di questo e non guidi neanche domani, secondo me. E quindi si torna nella zona dell'aperitivo, ma che a sto giro diventa zona caffè, per fare la chiusura e le riflessioni finali su questo posto. Il caffè serve chiaramente per riprendersi, perché praticamente ci siamo fatti una boccia, però dai, alla fine hai bevuto anche tu. Ho bevuto soprattutto io. Mi è piaciuto il fatto che all'inizio c'è stato detto che la somma dei bicchieri di vino presenti nella degustazione equivalgono grosso modo a un'intera bottiglia. Di solito è una cosa che non ti viene mai precisata, perché tu non sai alla fine quanto quantitativo di vino bevi. In questo caso bevi una bottiglia di vino, che però ci siamo divisi in due, per cui alla fine onestamente ci sta. Venite qua nel momento in cui siete aperti alla sperimentazione, avete voglia di essere spiazzati, avete voglia di provare consistenze inaspettate e non siete alla ricerca della cucina della nonna. E avete voglia di mangiare con le mani. Giusto. Erano buoni tutti i piatti? Noi siamo arrivati con l'aspettativa, guarda che qualcosa potrebbe anche non piacerti. Non è successo. Non è successo. Quindi tutti quelli di voi che insistono nel scrivere però vi piace sempre tutto, no basta, mi disiscrivo, se vi incontro non vi saluto, mi dispiace ragazzi, ma restate nuovamente delusi. Esternamente c'è questo dehors molto bello dove vi fanno fare sia aperitivo che degustazione finale di caffè. All'interno la sala, tutto legno, è bellissima obiettivamente. Ci sono certi piatti che ti spiazzano, certi altri meno. A me è piaciuto tantissimo il cetriolo di mare. Venite qua nel momento in cui avete voglia di andare oltre le classiche proposte che vi vengono fatte dagli altri ristoranti, per imparare, per capire quali sono i confini di quelle che possono essere le proposte gastronomiche. Ma anche i confini a cui voi potete spingervi da un punto di vista palatale. Questo è indubbiamente un posto che presenta una cucina di avanguardia, spinge al limite i piatti che prepara e spinge al limite anche i clienti per provare a mettersi in una zona di discomfort, ma volutamente. Perché se no non si chiamerebbe avanguardia, ragazzi. Il conto, appena ce lo portano lo commentiamo, ragazzi. Diciamo che il conto conta. Vi mostriamo qui quanto abbiamo pagato e per il resto ci vediamo al prossimo video. Su questo canale arriveranno delle cose pazzesche, perché stiamo prenotando in giro per il mondo, mica si sta qui a pettinare le bambole o a asciugare gli scogli. Brava, vedo che siamo allineati sulle battute. Tipo, facciamo degli esempi, facciamo degli spoiler. Tipo dove andremo. Tipo. Sei curioso.